Va bene, causa esoterica. Parliamo adesso della sua famiglia di origine, dell'essere mal capito, pecora nera, controcorrente, non degno delle chiavi di casa della mamma. E iniziamo con questo. Questo comunque da sempre, specialmente dopo la nascita della sorella. Eh, Questa è proprio l'impostazione abbastanza classica, no? Del gioco Matrix della terza dimensione. Noi nasciamo nella famiglia più sbagliata possibile, più incompatibile possibile con la nostra. Ehm, Così rimaniamo al buio, rimaniamo frustrati, rimaniamo nel disamore. Meglio ancora se questa famiglia è di impronta cattolica e invece la nostra anima vuole liberarsi da questa cosa. È proprio un quadro molto tipico. Ed è importante che sia tipico perché così Pippo ha modo di vedere che questo in realtà sta per finire. Allora, potenzialmente sta per finire per tutti la terza dimensione, ma in particolar modo per anime come lui che hanno scelto proprio vistosamente una contraddizione tra sé e la famiglia. La famiglia, tra l'altro, è molto compatta perché si trovano proprio bene. Adesso suo padre non c'è più, però comunque molto uniti, padre, madre, sorella, il marito della sorella, in grande armonia. Tutti quanti comunque uniti, no? Dagli stessi valori, si sentono vicini, eccetera, eccetera. E lui invece è l'estraneo, lui è l'elemento da espellere. La E pecora nera. sì, ma questa è una buona cosa in verità, anche se è ovvio l'ha fatto tanto soffrire. Mm? Mhm. Perché per lui, diciamo che sembra che l'abbiamo già visto una volta, la terza dimensione è come se fosse una sfera, una camera a forma di sfera. Poi c'è il corridoio che è rappresentato dalla quarta dimensione e poi c'è un'altra camera, diciamo a sfera, molto più bella, molto più luminosa, molto più multidimensionale che è la quinta dimensione. E per Pippo questo attraversamento del corridoio quarta dimensione essere anche molto veloce proprio perché, avendo vissuto un'esperienza così anche respingente da parte della terza dimensione, più ricevere la spinta, ok? Per correre veloce nel corridoio della quarta dimensione e andare nella quinta. Il 99% di quelli che ci scrivono è la pecora nera della famiglia e lo dicono con un certo trasporto, diciamo, negativo. In realtà è il segno che ci si è messi già sul trenino, quello veloce, invece Sì, del regionale. E intanto Pippo si frega le mani, sì. contento. È proprio una spinta propulsiva, nascere in questo contesto così disagevole, una spinta propulsiva per fare velocissimamente, a mo' di razzo, la quarta dimensione e entrare nella quinta. Però, un attimo, bisogna fare poi comunque delle scelte e bisogna andarci eh, senza rimpianti. Pippo lo sente dentro questo. Ok, hai sentito cosa ha detto, no? Senza rimpianti, va bene.